Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi voglio parlare di qualcosa che mi interessa molto, il diritto. So che studi diritto all'università. Sì, è vero. Sono iscritto a giurisprudenza presso l'università locale. Adoro studiare diritto. Ottimo, ho molte domande sul diritto e sui tuoi studi. Puoi raccontarmi di più? Certo, Alice. Sono felice di condividere la mia esperienza con te. Tom, cosa ti ha spinto a scegliere il diritto come tuo corso di studi? Sono sempre stato interessato alla giustizia e ad aiutare le persone. Da bambino guardavo molti film sui legali e sui tribunali. Pensavo, voglio essere come loro. Inoltre, mi piace leggere e scrivere, e il diritto richiede molto di entrambi. Sembra interessante. Anche a me piace leggere, ma non ho mai pensato di studiare diritto. Cosa studi nei tuoi corsi di giurisprudenza? A giurisprudenza studio molte materie. Imparo sui contratti, sul diritto penale, sul diritto di proprietà e sulle responsabilità civili. Studiamo anche diritto costituzionale e scrittura legale. Ogni giorno è diverso e mi piace la sfida. Wow, è un sacco di informazioni. Ho sentito dire che i corsi di diritto possono essere molto difficili, è vero? Sì, alcuni corsi sono impegnativi. Abbiamo molte letture e saggi lunghi, ma mi piace la sfida. Mi fa pensare e lavorare sodo. Inoltre, posso discutere di casi interessanti con i miei compagni di classe. Capisco. Hai una materia preferita nel diritto? Sì, la mia materia preferita è il diritto penale. Mi piace imparare come funziona il sistema legale e come protegge le persone. Mi diverte studiare i casi in cui gli avvocati difendono qualcuno accusato di un crimine. È emozionante pensare alla giustizia. Questo sembra davvero emozionante. Ho visto alcuni programmi sulla criminalità in TV e fanno sempre sembrare il tribunale molto drammatico. Sì, quegli show sono divertenti da guardare, ma non sempre sono realistici. Nella vita reale, molti casi richiedono molto tempo per essere risolti. Gli avvocati lavorano sodo per raccogliere prove e prepararsi per il processo. Capisco. Quali competenze pensi siano importanti per chi studia diritto? Credo che buone capacità di lettura, scrittura e comunicazione siano molto importanti. Devi essere in grado di leggere testi lunghi e comprendere idee complesse. Scrivere argomenti chiari e convincenti è essenziale. E, naturalmente, devi saper parlare bene in tribunale. Ha senso. A me piace scrivere, quindi forse potrei pensare di studiare diritto un giorno. Ma ho anche paura di parlare in pubblico. Parlare in pubblico può essere spaventoso, ma diventa più facile con la pratica. A giurisprudenza abbiamo molte opportunità di parlare di fronte ai nostri compagni di classe. Ci aiuta a costruire fiducia. Avrei bisogno di molta pratica, allora. Tom, cosa intendi fare dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza? Voglio diventare avvocato e lavorare in uno studio legale. Sono interessato alla difesa penale, quindi spero di aiutare le persone accusate di crimini. Voglio fare una differenza positiva nelle loro vite. È un obiettivo nobile. Ammiro la tua passione per aiutare gli altri. Hai già qualche esperienza lavorativa nel campo legale? Sì, ho fatto uno stage in uno studio legale locale. Ho aiutato con la ricerca
e ho scritto documenti legali semplici. È stata una grande esperienza perché ho visto come lavorano gli avvocati nella vita reale. Sembra molto interessante. Penso che gli stagi siano importanti per imparare e acquisire esperienza. Sono d'accordo. Ti aiutano ad applicare ciò che impari in classe a situazioni reali. Ho in programma di fare altri stage prima di laurearmi. Tom, ho sentito dire che la scuola di giurisprudenza può essere molto costosa, è vero? Sì, la scuola di giurisprudenza può essere costosa. Le tasse universitarie sono alte e devi anche comprare molti libri. Alcuni studenti prendono prestiti per pagare la loro istruzione. È una preoccupazione. Spero tu riesca a gestire i costi. Sto facendo domanda per borse di studio e lavoro part-time. È difficile, ma credo ne valga la pena. Ammiro il tuo impegno. So che l'istruzione è un investimento nel tuo futuro. Grazie Alice. Credo che con impegno posso raggiungere i miei obiettivi. Tom, cosa ti piace di più dello studio del diritto? Mi piace che il diritto si occupi di problemi reali. Non è solo teoria. Influisce sulla vita delle persone. Mi diverte imparare come la legge può proteggere i diritti e risolvere le controversie. Mi piace anche la sfida intellettuale. Ogni caso è diverso e devi pensare in modo critico per trovare soluzioni. È molto interessante. Anche a me piacciono le materie che sfidano la mia mente. Hai qualche consiglio per chi sta pensando di studiare diritto? Sì, ho alcuni consigli. Prima di tutto, dovresti leggere molto. Leggi libri, articoli e casi legali. Questo ti aiuterà a migliorare le tue capacità di lettura. Secondo, esercitati a scrivere. Prova a scrivere frasi chiare e concise. Infine, sii curioso. Fai domande e cerca di capire punti di vista diversi. Grazie per i consigli, Tom. Ci penserò. Sono anche interessata ad altri campi, come il business e la politica. Pensi che il diritto sia collegato a questi settori? Sì, il diritto è collegato a molti settori. Nel business è necessario conoscere i contratti e le normative. Nella politica, il diritto aiuta a plasmare la società e a proteggere i diritti. Studiare diritto può darti una buona comprensione di come funziona il mondo. È vero. Mi piace l'idea di un'istruzione ampia. Voglio imparare su molte materie. Una laurea in giurisprudenza è versatile. Può aprire porte a molte carriere, non solo come avvocato. Alcuni laureati in diritto lavorano nel governo, nell'istruzione o nel business. Non lo sapevo. Questo rende il diritto ancora più interessante. Tom, pensi di continuare a studiare diritto dopo la laurea? Forse, sto considerando di andare a scuola di specializzazione per approfondire il diritto, anche un campo correlato come le politiche pubbliche. Voglio continuare a imparare e migliorare le mie competenze. Sembra un buon piano. Credo che l'apprendimento continuo sia importante. Sì, sono d'accordo. Il mondo è in continua evoluzione e dobbiamo adattarci. Studiare il diritto ti aiuta a pensare in modo critico e a comprendere questioni complesse. Ho imparato così tanto dalla nostra conversazione di oggi. Grazie per aver condiviso la tua esperienza, Tom. Di nulla, Alice. Sono felice di aiutarti a saperne di più sul diritto. Se hai altre domande in futuro, non esitare a chiedere. Lo farò, Tom. Sto pensando di partecipare a un seminario sul diritto il mese prossimo per saperne di più. È un evento gratuito al centro comunitario. È un'ottima idea. I seminari sono un buon modo per incontrare avvocati e fare domande. Ti incoraggio a partecipare. Sicuramente lo farò. Forse ci vedremo lì. Sì, mi piacerebbe. Possiamo discutere di ciò che abbiamo imparato dopo il seminario.
Tom, ho un'ultima domanda. Pensi che studiare diritto valga l'impegno e il costo? Credo che ne valga la pena se sei appassionato di giustizia e di aiutare gli altri. La scuola di giurisprudenza è difficile, ma ti insegna abilità preziose. Impari a pensare in modo critico, a sostenere argomentazioni persuasive e a comprendere le norme che regolano la società. Queste abilità sono utili in molti aspetti della vita. Questo ha senso. Sto ancora pensando al mio futuro professionale, ma sono interessata a molti settori, incluso il diritto. È bene esplorare diverse opzioni. Puoi seguire corsi introduttivi in diritto e vedere se ti piacciono. Molte università offrono corsi base di diritto per studenti di altri indirizzi. Darò un'occhiata a questo. Voglio prendere una decisione informata sulla mia carriera. Tom, grazie ancora per aver parlato con me oggi. Ho imparato molto sul percorso di studi in giurisprudenza e sulle competenze necessarie per avere successo. Di nulla, Alice, ho apprezzato la nostra conversazione. Spero tu trovi la strada giusta per il tuo futuro. Continuerò a studiare con impegno e a esplorare i miei interessi. Forse un giorno ti raggiungerò a scuola di giurisprudenza. Sarebbe bello vederti come mia compagna di studi. Ricorda, qualunque cosa tu scelga, segui la tua passione. Lo farò. Buona giornata, Tom. In bocca al lupo per i tuoi studi. Grazie, Alice. Buona giornata. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Mi piace dire ciao agli amici. Ciao è un saluto comune. Giurisprudenza. Giurisprudenza. La giurisprudenza è importante per il diritto. Studio giurisprudenza all'università. La giurisprudenza aiuta a risolvere i conflitti. Interessato. Interessato. Sono interessato a questo libro. Lui è sempre interessato alle nuove idee. Sei interessato a venire con noi? Giustizia. Giustizia. La giustizia è importante per una società equa. Dobbiamo lottare per la giustizia in ogni occasione. La giustizia deve essere rispettata da tutti. Compagni. Compagni. I miei compagni sono gentili. Compagni di scuola possono diventare amici. I compagni di viaggio sono importanti. Materie. Materie. La materia è tutto ciò che occupa spazio. Gli scienziati studiano la materia per capire l'universo. La materia può essere solida, liquida o gassosa. Diritto. Diritto. Il diritto è fondamentale nella società. Studiamo il diritto per capire le leggi. Ogni cittadino ha il diritto di essere ascoltato. Penale. Penale. La penale è una sanzione legale. Dobbiamo discutere della penale nel contratto. Ho ricevuto una penale per il ritardo. Responsabilità. Responsabilità. La responsabilità è importante nel lavoro. Ogni persona ha la propria responsabilità. Assumere responsabilità aiuta a crescere. Costituzionale. Costituzionale. La legge è di natura costituzionale. Il Tribunale ha esaminato la questione costituzionale. La riforma ha un impatto sulla struttura costituzionale. Argomenti. Argomenti. Gli argomenti sono interessanti. Dobbiamo discutere gli argomenti in classe. Quali argomenti vuoi trattare oggi?
Comunicazione. Comunicazione. La comunicazione è fondamentale nel lavoro di squadra. Dobbiamo migliorare la nostra comunicazione. La comunicazione chiara evita malintesi. Abilità. Abilità. L'abilità è importante per il lavoro. Migliorare la propria abilità richiede pratica. Ho una grande abilità nel suonare il pianoforte. Esperienza. Esperienza. L'esperienza è importante per crescere. Ho avuto un'esperienza unica in viaggio. L'esperienza di lavoro è fondamentale per il mio futuro. Opportunità. Opportunità. L'opportunità è importante per crescere. Ho trovato un'opportunità di lavoro interessante. Dobbiamo sfruttare ogni opportunità che ci si presenta. Conoscere. Conoscere. Voglio conoscere nuove persone. Non riesco a conoscere i miei vicini. È importante conoscere la cultura locale. Persuasive. Persuasive. Il suo discorso è molto persuasive. Le tecniche persuasive possono influenzare le decisioni. Un argomento persuasive è importante nella comunicazione. Critico. Critico. Il critico ha scritto una recensione positiva. Il critico analizza il film con attenzione. Molti artisti temono il giudizio del critico. Informata. Informata. L'informata è molto utile. Dobbiamo avere l'informata per procedere. L'informata viene aggiornata frequentemente. Alice e Tom parlano principalmente di quale argomento? Cosa vuole fare Tom dopo la laurea in giurisprudenza? Alice vuole parlare con Tom di quale argomento? Qual è la materia preferita di Tom nello studio del diritto? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.